OGM, tre semplici lettere che bastano a scatenare un putiferio. Ma fanno davvero così male? Ciao detective, io sono Alice e oggi sveliamo il mistero degli organismi geneticamente modificati. Che cos'è esattamente un OGM? Perché i prodotti che non ne contengono costano sempre un po' più degli altri? Sono di maggiore qualità oppure ci sono altri segreti dietro questa particolare tecnologia? Insomma, gli OGM fanno davvero male? La versione estesa della sigla OGM è abbastanza nota, organismi geneticamente modificati. Ma come si modifica esattamente un organismo? La tecnica utilizzata per produrre gli OGM venne per la prima volta coniata nel 1973 e oggi viene comunemente chiamata ingegneria genetica. Ci sono alcuni organismi, come per esempio funghi e batteri, che, essendo molto semplici, hanno anche un DNA semplice e sono stati i primi su cui il processo di ingegneria genetica ha funzionato con successo. Il loro DNA, anziché avere la classica forma a doppia elica, è semplicemente un cerchio, quindi molto più facile da rompere, e si chiama DNA plasmide. Rompendo il cerchio in un solo punto è possibile poi usare uno strumento chiamato forbice molecolare, che taglia dei pezzetti del nostro cerchio, consentendo di rimuovere una sezione. A questo punto basta fare la stessa cosa sul DNA di un qualsiasi altro organismo, tagliare un pezzetto e isolarlo. Questo nuovo pezzetto può essere inserito al posto del precedente all'interno del DNA plasmide. Si uniscono le estremità e il gioco è fatto. Quello che si è formato, un DNA a collage, si chiama in gergo DNA ricombinante. Questo DNA può essere inserito all'interno di un organismo vivente, per esempio una cellula, un batterio o un organismo semplice, che poi a sua volta replicherà. E quindi dopo un po' di generazioni avremo tantissimi organismi con il gene che ci interessa. E cosa ce ne facciamo? La realtà è che un organismo geneticamente modificato può essere un sacco di cose che non c'entrano nulla con l'alimentazione e, a dire il vero, in realtà servono a salvare milioni di vite. Una delle prime applicazioni dell'ingegneria genetica applicata in un certo senso alla nutrizione fu quella di produrre insulina per i diabetici. Ripensando al nostro DNA plasmide, se togliamo un pezzetto di questo DNA e lo sostituiamo con un gene umano per la produzione di insulina, è possibile inserire il plasmide in una cellula batterica e lasciarla replicare. Queste cellule nel giro di pochissimo tempo produrranno tantissima insulina, che è molto più salutare e molto più agevole rispetto a quella di origine animale che un tempo veniva somministrata ai diabetici. Quindi ok, gli OGM possono salvare vite, ma i cibi OGM, come i miei amaretti? Il processo di creazione di un cibo OGM è esattamente lo stesso rispetto a quello che abbiamo visto. L'unica differenza è il tipo di gene che viene inserito all'interno della nostra coltura oppure dell'animale che fa parte di un allevamento. Negli ultimi anni sono diventati oggetto di scandalo i pomodori che sanno di plastica e anche gli animali che brillano al buio. La realtà è che la maggior parte degli OGM sono nati con scopi un po' più nobili. Qualche esempio? Il riso dorato è uno dei principali progetti delle compagnie che si dedicano alla produzione di OGM ed è previsto che una volta ultimato avrà un quantitativo di vitamina A 23 volte superiore al riso ordinario. Il colore è molto invitante, ma qual è il vero vantaggio di un riso di questo tipo? Avere una vitamina così preziosa in un cibo così comune in giro per il mondo si stima che possa salvare circa 700.000 vite di bambini sotto i 5 anni ogni anno. Un altro esempio ci risulterà piuttosto familiare. Quando per esempio innestiamo o incrociamo due piante per avere una resa migliore all'interno delle nostre coltivazioni, stiamo facendo esattamente questo, un processo di ingegneria genetica. L'unica differenza è che anziché andare per tentativi e quindi sprecare molto tempo, l'ingegneria genetica e la creazione di OGM in laboratorio è molto targetizzata e fa sì che ci sia una percentuale di successo molto più elevata. Attuando proprio un sistema primitivo di ingegneria genetica che si basava su degli incroci di colture, il biologo Norman Borlaug nel 1970 vinse il premio Nobel per la pace, proprio per aver iniziato la cosiddetta rivoluzione verde. Si stima che quest'uomo sia stato in grado di salvare all'incirca 1 miliardo di persone in giro per il mondo dalla morte per fame e stenti. Le critiche quindi che vengono mosse agli OGM in quanto tali non sono perfettamente fondate, ma piuttosto ciò che è reale è il meccanismo per cui molti studi per la creazione di OGM vengono finanziati mentre altri no. Il desiderio di intensificare la produzione senza tenere conto della sostenibilità è un'etica che ha guidato per decine di anni le aziende agroalimentari che si sono occupate dello sviluppo di prodotti geneticamente modificati. Ma l'OGM in sé, che è semplicemente un organismo che contiene un gene vantaggioso per una determinata situazione, non è così negativo come lo dipingono i media. E anzi non ci sono alcune prove scientifiche che gli OGM abbiano delle ripercussioni negative sulla salute delle persone. Se la coltura ha dei geni che possono proteggere contro le infezioni da alcuni batteri o virus, ci sarà meno bisogno di proteggere la pianta attraverso prodotti chimici. Quindi detective, gli OGM in principio non fanno male. È piuttosto la cultura e il metodo con cui gli OGM vengono prodotti da alcune multinazionali ad essere problematico, ma non ha nulla a che fare con la tecnologia in sé, che invece attraverso il maggiore apporto di nutrienti o la migliore
migliore sostenibilità potrebbero venire incontro ad un bisogno di un'economia più verde. D'altronde, se avete visto il video della scorsa settimana, sapete che il desiderio di creare specie che per gli umani sono più congeniali esiste da migliaia di anni e si è tradotto anche nel processo di addomesticamento. Ciò che Norman Borlaug fece con tantissime specie di grano non era per nulla diverso da tutte le tipologie di cani che abbiamo creato incrociando diversi lupetti tra di loro.